Probabilmente nella tua vita ne hai fatti tanti, ma sai cosa significa aperitivo in italiano realmente? E perché noi italiani ne siamo così ossessionati? Resta lì per scoprirlo, ne parleremo in questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Come sarà organizzato questo video? Innanzitutto vedremo cos'è l'aperitivo, da dove deriva questa tradizione, chi ha inventato il primo aperitivo, perché si chiama così, e il galateo dell'aperitivo, cioè le regole più importanti da rispettare per un ottimo aperitivo in Italia. E ovviamente restate fino alla fine perché ci sarà un esercizio di ripasso. Quindi prendete carta e penna, state per scoprire qualcosa di sensazionale che vi farà fare bella figura la prossima volta che uscirete per un aperitivo con un italiano. Innanzitutto, che cos'è l'aperitivo? Ebbene, è molto più di una semplice bevanda. È un vero e proprio rituale sociale che unisce cibo, bevande e compagnia. Tradizionalmente si consuma tra le 18 e le 20, quindi proprio prima di cena. Ed è il momento perfetto per rilassarsi dopo il lavoro e socializzare con amici e colleghi. L'aperitivo in genere comprende una o più bevande, come cocktail per esempio, ma anche bevande analcoliche, e degli stuzzichini, degli snack. Infatti non va confuso l'aperitivo tradizionale con una variante più moderna chiamata apericena, che è molto più sostanziosa e quindi può anche sostituire completamente la cena, perché il cibo è più sostanzioso, si mangia più di un semplice snack. Ma in questo video ci concentriamo solo sull'aperitivo tradizionale. A proposito, sapete che le sue origini vengono da molto lontano? Infatti la storia dell'aperitivo nasce nell'antica Roma, dove si beveva il mulsum, una miscela di vino e miele, per stimolare l'appetito prima dei banchetti. Ma il vero padre dell'aperitivo moderno è Antonio Benedetto Carpano, un distillatore torinese che nel 1786 inventò il primo vermouth commerciale nella sua bottega di Piazza Castello a Torino. E pensate un po', si dice che proprio il re Vittorio Amedeo III fosse così innamorato del vermouth di Carpano che mandava i suoi lacchè, i suoi servitori, a comprarlo personalmente. Anche Sua Maestà amava il suo aperitivo quotidiano, no? Ma passiamo alla lingua. Perché si chiama aperitivo? E mi raccomando, qui imparatelo così potete mostrare un po' le vostre conoscenze durante il prossimo aperitivo. Queste informazioni vi faranno sicuramente brillare. Allora, la parola aperitivo deriva dal latino aperire, che significa aprire. Ma cosa si apre esattamente? Lo stomaco e l'appetito.
Infatti l'idea è che queste bevande, di solito leggermente alcoliche ma sicuramente amare, anche se analcoliche, stimolino i succhi gastrici e che quindi aprano lo stomaco, l'appetito per il pasto vero e proprio successivo. Geniale, vero? Pensate un po', gli antichi romani già sapevano di dover bere qualcosa prima del pasto vero e proprio per stimolare l'appetito e anche la digestione. Anche se in realtà loro ci aggiungevano il miele. Farò una ricerca più approfondita per questa questione. Ma il vero successo dell'aperitivo in Italia arriva nel XX secolo. Infatti negli anni 20, negli anni 30, i caffè e i bar italiani diventano proprio templi di questa tradizione. Ed è proprio in questo periodo che nascono i cocktail iconici come il Negroni, nato nel 1919, o l'americano. Piccola lezione di storia. A proposito del Negroni, dovete sapere che questo cocktail nasce quando il conte Camillo Negroni chiede al barman del caffè Casoni di Firenze di rinforzare il suo americano, sostituendo il seltz con il gin. Ecco come una semplice richiesta ha creato uno dei cocktail più famosi e consumati al mondo. Un po' più avanti, negli anni 50 e 60, gli anni del boom economico in Italia, l'aperitivo diventa simbolo di benessere, simbolo di ricchezza e le aziende iniziano a investire massivamente nella pubblicità. E così nascono slogan iconici, come per esempio Crodino, cosa c'è di più? E adesso passiamo invece alla vera protagonista dell'aperitivo, cioè la bevanda. Quali sono le bevande più consumate durante l'aperitivo in Italia? Allora, per quanto riguarda gli alcolici, abbiamo sicuramente lo spritz, re indiscusso, Aperol o Campari, ma noi ne abbiamo provato uno verde e vi consiglio di dare un'occhiata al vlog che abbiamo realizzato e che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Spoiler, lo abbiamo provato nella città di Padova. Al secondo posto sicuramente Negroni, seguito dall'americano, e poi Bellini, realizzato con prosecco e purea di pesca, inventato da Giuseppe Cipriani a Venezia. Per quanto riguarda invece i non alcolici più comuni, troviamo il Crodino, l'aperitivo analcolico più famoso d'Italia. E infatti vi ricordate lo slogan che vi ho menzionato prima? Ebbene, oggigiorno lo slogan della stessa bevanda è piuttosto Crodino, l'analcolico biondo fa impazzire il mondo. Poi abbiamo San Bitter, per chi ama appunto il gusto amaro ma non alcolico, e spremute di qualsiasi genere, arancia, pompelmo e altri agrumi. Ma sapete che c'è una lettura che va assolutamente fatta durante un aperitivo? Si tratta di questo libro. Perché si dice? Un libro che ho realizzato come regalo di Natale per tutti voi lernamici, ma in realtà potete scaricarlo tutto l'anno, se ancora non ce l'avete, visitando questo link. È completamente gratuito e, come dice il sottotitolo, vi parlo un po'
dell'origine di alcune espressioni e alcune parole italiane che fanno riferimento ad altri paesi, ad altre città. In realtà qualcuna fa anche riferimento a città italiane, come per esempio il verbo sbolognare. Cosa significa e cosa c'entra Bologna con questo? Dunque vi parlo proprio di questo, cioè perché si dice proprio così, e ci sono davvero tante espressioni, ve le ho lasciate qui nell'indice, come potete vedere. E il libro è molto colorato, ho cercato di renderlo piacevole da leggere e abbiamo già ricevuto molti commenti di apprezzamento, molte email in cui ci ringraziavate e quindi mi fa molto molto piacere poter condividere questo regalo con voi, perché spesso anche gli italiani non sanno perché una certa espressione si dice proprio così, anche se la usano tutti i giorni. Vediamo un po' l'aperitivo italiano regione per regione, o piuttosto area per area, nord, centro e sud. Allora, nel nord, non serve neanche dirlo, soprattutto in Veneto e Lombardia, domina lo spritz. Pensate un po', a Milano l'aperitivo è diventato una religione. Provate a passare per i Navigli tra le 6 e le 8 della sera. Troverete un fiume umano di persone che fanno aperitivo. Vale la pena provare l'esperienza almeno una volta. Nel centro, per esempio a Roma o in Lazio in generale, l'aperitivo è più sobrio ma non meno importante. Qui si preferiscono i classici come Negroni o Americano e di solito si accompagnano con olive ascolane o suppli. E nel sud, invece? Nel sud l'aperitivo di solito si fonde con la tradizione del passeggio serale, quindi è molto comune farsi un aperitivo per poi fare una passeggiata e anche mangiare del cibo di strada nello stesso momento. A Bari, per esempio, il panzerotto, in Sicilia arancini e panelle. Adesso, Lernamici, prendete carta e penna perché vediamo un po' il galateo dell'aperitivo italiano, quelle cose da fare assolutamente per poter dire di aver fatto un vero aperitivo italiano, e anche quelle regole che, se rispettate, vi faranno brillare agli occhi degli altri italiani, come oh wow, sei uno straniero, sei una straniera, ma sai fare un aperitivo proprio come noi italiani. Orario: non prima delle 18, non dopo le 20. Durata: massimo 2 ore, perché poi si va a cenare. Cibo: di solito si mangia in piedi, ma in realtà ci sono molte persone che lo fanno anche da sedute, e si mangia con le mani, perché si tratta, ripeto, di stuzzichini, non di pasti completi. Conversazione: leggera e piacevole, ci si vuole rilassare dopo una giornata stressante di lavoro, quindi niente argomenti troppo complessi, niente lavoro, niente cose troppo pesanti. Pagamento: di solito tutti pagano alla romana, e cioè il conto viene diviso in parti uguali tra le persone che sono allo stesso tavolo, anche se qualcuno ha mangiato di più, qualcuno ha bevuto di più. Oggi, possiamo dirlo, l'aperitivo italiano ha conquistato il mondo e ci sono un po' ovunque degli aperitivo bars che cercano di ricreare l'atmosfera dell'aperitivo italiano.
Ma una cosa importante che ci tengo a sottolineare è che l'aperitivo non è soltanto bere e mangiare. La cosa forse più importante è socializzare all'italiana. Condividere esperienze, storie con i propri amici, raccontarsi, sentire i racconti delle altre persone, chiacchierare, non solo bere. E apparentemente lo sapevate che l'happy hour anglosassone prende proprio ispirazione dall'aperitivo italiano? Perché gli americani scoprirono la tradizione dell'aperitivo durante i loro viaggi in Italia negli anni 50 e la esportarono poi oltreoceano. Quindi mi raccomando, lernamici, la prossima volta che un italiano vi chiede facciamo l'aperitivo insieme o andiamo a farci un aperitivo, non vi sta solo chiedendo di bere qualcosa insieme, ma vi sta proprio chiedendo di vivere un'esperienza di socializzazione e condivisione insieme. Spero che abbiate preso appunti perché adesso vediamo proprio un piccolo esercizio di ripasso. Vi ricordate tutte le informazioni che ho menzionato in questo video? Se sono troppe, vi suggerisco di passare dal nostro sito web lernamo.com. Lì, per questa lezione e per tutte le altre, trovate un articolo dettagliato proprio con approfondimenti, curiosità rispetto a quello che vi racconto nei video. E alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Andando nella sezione lezioni e cliccando sulla barra di ricerca potete digitare le parole chiave, ad esempio aperitivo Italia, e immediatamente troverete l'articolo dedicato. Allora, esercizio. Dovete completare le frasi che vi do con la risposta corretta. Il primo vermouth commerciale è stato inventato da... La parola aperitivo viene dal latino. Il vero successo dell'aperitivo in Italia avviene nel secolo. La bevanda considerata il re dell'aperitivo è mai fare aperitivo in Italia dopo le... Pagare alla romana significa... Vi lascio qualche minuto in più per pensarci e vi ricordo che potete scaricare il nostro libro completamente gratuito, il nostro regalo per voi, visitando questo link. Molto facile. Vi ricordo inoltre che se volete scoprire come preparare i cocktail italiani più famosi, ho realizzato un video proprio su questo argomento un po' di tempo fa, che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Allora, soluzioni. Il primo vermouth commerciale è stato inventato da Antonio Benedetto Carpano. La parola aperitivo viene dal latino aperire, che significa aprire. Il vero successo dell'aperitivo in Italia avviene nel XX secolo. La bevanda considerata il re dell'aperitivo è lo spritz.
mai fare aperitivo in Italia dopo le 20. Pagare alla romana significa dividere il conto in parti uguali. Quante risposte corrette avete dato senza barare, cioè senza tornare indietro nel video? Fatemelo sapere nei commenti. E nei commenti fatemi anche sapere se avete mai fatto un aperitivo in Italia e se sì, quali snack avete consumato, che bevanda avete preso, una alcolica, una analcolica, acqua? Scrivetemi tutto, li leggo sempre e cercherò di rispondere a tutti i commenti. Non perdetevi nessun video di Lernamo. Se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter, correte a farlo perché vi manderemo ogni settimana una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma anche materiali esclusivi, totalmente gratuiti sulla lingua e la cultura italiana e, selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione, riceverete anche ogni settimana un episodio di una storia proporzionata al vostro livello, con le avventure dei personaggi, gli esercizi, il ripasso grammaticale, curiosità. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, ci aiuta moltissimo con l'algoritmo. Non dimenticate di seguire Lernamo su tutti i social. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.